In questo video parliamo della differenza fra gli ausiliari della forma passiva: essere, venire e andare. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Prima di parlare della differenza fra i tre ausiliari, voglio ricordare una cosa importante che riguarda il tempo delle frasi passive. Magari per molti è una cosa ovvia, ma la dico lo stesso. Il tempo di una frase passiva è il tempo dell'ausiliare. Cosa significa? Se prendo una frase come «La Gallia era occupata dai Romani», è una frase all'imperfetto perché il tempo dell'ausiliare, essere in questo caso, è l'imperfetto. Se invece dico «La Gallia fu occupata dai Romani», ho una frase al passato remoto, perché l'ausiliare fu è al passato remoto. L'ausiliare poi è sempre seguito dal participio passato del verbo principale. Un ultimo esempio preso da un articolo di Repubblica: che mondo sarebbe se la Nutella non fosse stata inventata? Fosse stata è un congiuntivo tra passato, seguito poi dal verbo principale al participio passato inventata. Bene, chiarito il tempo delle frasi passive, che come vedremo dopo è un aspetto molto importante quando scegliamo fra i vari ausiliari, vediamo il primo ausiliare, il verbo essere. Come ci dice la grande grammatica italiana di consultazione, che è un po' la Bibbia della grammatica italiana, essere è un ausiliare neutro. Significa che non aggiunge niente alla frase, cioè non cambia il significato della frase. Un po' come quando aggiungiamo quegli ingredienti, tipo la fecola di patate, che serve per cambiare la struttura di quello che cuciniamo, ma non aggiunge niente al sapore, almeno credo. L'ausiliare essere si può usare con tutti i tempi verbali, ad eccezione delle costruzioni progressive, e questo in realtà vale per tutti gli ausiliari. Le costruzioni progressive sono quelle formate da stare più gerundio, sto mangiando, stavo leggendo. In questi casi non si può fare il passivo mantenendo lo stesso tempo verbale. Per esempio, questa frase presa dalle notizie: in città il fiume sta allagando le zone vicino alle sponde. Questa frase non può essere trasformata nel suo equivalente passivo, cioè non posso dire, la leggo, le zone vicino alle sponde stanno essendo allagate dal fiume. È una frase che non funziona. Ma a parte questo caso, l'ausiliare essere si può usare con tutti i tempi verbali. Come ho detto prima, essere è un ausiliare neutro. Prendiamo questa frase attiva, non passiva. La frase «I Romani occupano la Gallia», una frase al presente. Questa frase in realtà può avere due significati. Può significare che i Romani sono già in Gallia, vivono lì, combattono con Asterix, eccetera, oppure può significare che i Romani stanno entrando in Gallia. Quindi può sottolineare lo stato delle cose, oppure può sottolineare l'azione. Se metto questa frase al passivo con l'ausiliare essere, mantengo questa ambiguità, cioè mantengo questi due significati. La Gallia è occupata dai Romani. Può riferirsi allo stato delle cose oppure può riferirsi all'azione. Un altro esempio classico è la finestra è aperta. Può significare appunto lo stato delle cose, che la finestra è già aperta, oppure può significare l'azione che qualcuno ha aperto la finestra. Quindi la finestra è aperta da Gianni tutte le mattine alle 7. Volevo aggiungere che al passato questa ambiguità si nota meno, ma questo vale sia per le frasi attive che per le frasi passive, perché se uso un imperfetto, per esempio, e dico «I Romani occupavano la Gallia», o al passivo «La Gallia era occupata dai Romani», probabilmente mi riferisco allo stato delle cose, mentre se uso un passato remoto, la Gallia fu occupata dai Romani, probabilmente mi riferisco all'azione. Ma con altri tempi, come il presente o anche tempi del condizionale o del congiuntivo, abbiamo questa ambiguità fra stato e azione. Per evitare questa ambiguità,
viene in nostro soccorso l'ausiliare venire. Ci sono due cose fondamentali da tenere presente per usare l'ausiliare venire nelle frasi passive. La prima riguarda i tempi verbali. L'ausiliare venire si può usare solo con i tempi non composti. Questa è una regola importantissima e va sempre rispettata, quindi la ripeto ancora in forma diversa. L'ausiliare venire non si può mai usare con i tempi composti. Cosa sono i tempi composti? Sono quei tempi formati da due parti. Hanno mangiato, avresti fatto, avesse invitato e così via. Con questi tempi non si può mai usare l'ausiliare venire. Quindi una frase al passato prossimo come Gianni ha invitato Claudia può diventare Claudia è stata invitata da Gianni con l'ausiliare essere, ma non Claudia è venuta invitata da Gianni. La seconda cosa importante è che venire sottolinea l'azione. Se torniamo al mio esempio dei Romani con l'ausiliare essere, la Gallia è occupata dai Romani, ho detto che può indicare sia lo stato sia l'azione. Ma se dico la Gallia viene occupata dai Romani, sottolineo l'azione, cioè il momento in cui i Romani entrano in Gallia. Ora, questo è quello che ci dice la teoria, ma la differenza fra stato e azione non è sempre così chiara. Cioè, è molto chiara in frasi come queste che abbiamo appena visto, oppure come quella di prima, la finestra è aperta, la finestra viene aperta. In questi casi la differenza fra stato e azione è molto chiara, ma in molti altri casi non è così chiara e sinceramente non è neanche molto importante. Vediamo questo esempio preso da un articolo su Focus. A Ada Lovelace va il merito di aver sviluppato ciò che viene considerato il primo software nel 1843. Se in questa frase, invece di dire viene considerato, dicessi è considerato, la frase avrebbe sicuramente lo stesso significato. Quindi in molti casi non c'è differenza fra ausiliare essere e ausiliare venire, tenendo però sempre presente quella limitazione sui tempi. Venire non si può usare con i tempi composti. I casi da evitare sono quelli molto ovvi. Per esempio, una frase come la finestra viene aperta da 2 ore non ha molto senso, perché quando dico da 2 ore parlo della durata e quindi sembra che io mi stia riferendo allo stato delle cose, però usando l'ausiliare venire mi riferisco all'azione. Quindi una frase che non ha molto senso. Il terzo ausiliare che si può usare nelle frasi passive è il verbo andare e qui bisogna distinguere 2 casi molto diversi fra loro. Alla fine metterò una tabella per riassumere tutto quanto. Ma prima che me ne dimentichi, se finora ti piace il video, lasciami un bel pollicione che mi fa sempre piacere. Dunque, il primo uso è quello di sottolineare lo svolgimento di un processo, come in questo esempio. In 40 giorni sono andati sprecati 400.000 litri d'acqua. Sono andati sprecati si riferisce a questo processo che dura 40 giorni. Infatti, in questo uso, molto spesso troviamo delle espressioni che si riferiscono a qualcosa che dura nel tempo, in questo caso 40 giorni, ma può essere anche un evento che dura nel tempo, come un incendio, come vediamo in quest'altro esempio. 3 automezzi pesanti sono andati distrutti in un incendio. Un incendio dà l'idea, trasmette l'idea di un qualcosa che dura per un certo periodo di tempo e durante questo periodo di tempo i 3 automezzi sono andati distrutti. Quindi questo è il primo uso dell'ausiliare andare, quello di sottolineare che l'azione avviene durante un arco di tempo, durante un periodo di tempo. Con questo significato l'ausiliare andare si può usare con qualsiasi tempo verbale, tempi composti o non composti, ma c'è un'altra limitazione molto importante. Con questo significato si può usare solo con un numero molto limitato di verbi. Si può usare con verbi come distruggere, sprecare, perdere o altri verbi con significato simile.
In generale sono verbi che di solito hanno un esito negativo e per questo, con questo significato non è molto comune, appunto perché l'uso è limitato a veramente pochissimi verbi. Ho parlato di verbi come distruggere, sprecare, perdere, ma vi faccio vedere un altro esempio che ho trovato sempre su Focus di uno strano miscuglio fra italiano e inglese. Gli oltre 70 eventi di Focus Live Orizzonti sono andati tutti sold out. Ci sarebbe un verbo italiano per dire la stessa cosa. Sono andati tutti esauriti, ma hanno preferito questa strana forma. Il secondo uso dell'ausiliare andare serve a esprimere un senso di dovere, di necessità. Con questo significato lo possiamo usare con tutti i verbi, ma attenzione, torniamo alle limitazioni sui tempi. Non lo possiamo usare con i tempi composti e non lo possiamo usare neanche con il passato remoto. Quindi questa è una novità. Questo è un esempio preso dalla descrizione di un modulo di letteratura portoghese e brasiliana dell'Università di Genova. La bibliografia è indicativa e andrà discussa con il docente. Andrà discussa, chiaramente è un futuro, e significa dovrà essere discussa. Ho un esempio preso da un articolo sulla Stampa: la disciplina dei controlli andrebbe rivista, che significa dovrebbe essere rivista. E qui ho preparato una tabella che riassume un po' tutto quello che ho detto sui 3 ausiliari, quando si possono usare, con quali tempi verbali e qual è il loro significato. Non la leggo tutta, poi potete fermare il video se volete ripassare. Grazie per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!